pettorale ritirato. Ecco qua, adesso vado a prendere il pacco gara. Ma cos'è la maratona? 3, 2, 1. Perché migliaia di persone si danno appuntamento per correre 42 km e 195 metri in meno di 6 ore e mezza? Facciamo un salto nel tempo. Nell'antica Grecia c'erano gli emerodromi, messaggeri che correvano per un giorno intero attraversando montagne, valli per portare informazioni vitali. Non era sport, era sopravvivenza. Il più famoso di tutti? Filippide. Nel 490 a.C. Filippide fu inviato da Atene a Sparta per chiedere rinforzi contro i persiani. Corse per 240 km in meno di 2 giorni, ma gli spartani non potevano combattere subito. Così Filippide dovette tornare di corsa ad Atene a dare la notizia. Il suo messaggio però cambiò tutto. Gli ateniesi, senza aiuti, adottarono una strategia geniale e vinsero la battaglia di Maratona. Filippide, o molto più probabilmente un altro emerodromo, corse i famosi 42 km che distanziano Maratona da Atene per annunciare la vittoria. Nike, abbiamo vinto, e poi morì stremato. Da quel sacrificio nacque la leggenda della Maratona. Allora, come i messaggeri dell'antica Grecia, anch'io oggi ho un messaggio per tutti voi che è contenuto qua dentro. Ci ho pensato un po' prima di scriverlo, se riesco a finire la maratona dopo lo apro e lo leggiamo insieme. Allora ragazzi, pre-maratona mi faccio un gin tonic, che però non è il classico gin tonic, questo qua è un gin analcolico che io non sapevo neanche l'esistenza. Adesso lo provo, devo dire che è fatto molto bene, è fatto benissimo. Pre-maratona mi concedo una bella cena ricca e abbondante di carboidrati tra patate, pizzetta, spaghetti, tapering e carbo load, sempre il top. Buongiorno ragazzi, sono le 6:15, mi sono appena svegliato, adesso colazione e ci prepariamo. Ho dormito un cazzo praticamente, malissimo. Sei pronto? No, non sono per niente pronto, ho 47 anni, ho il menisco operato, per cui non va tanto bene, insomma diciamo mi sto cagando addosso, dai. Devo partire. Prima della partenza sarò agitato, non sarò per niente lucido e quindi mi sono dimenticato il pettorale, figurati. Ragazzi, qua siamo in piazza San Babila, siamo a pochi metri dalla start e finish line in Duomo. Allora, come i messaggeri dell'antica Grecia, anch'io oggi ho un messaggio per tutti voi che è contenuto qua dentro. Ci ho pensato un po' prima di scriverlo, se riesco a finire la maratona dopo lo apro e lo leggiamo insieme. Me lo porterò con me e poi lo leggeremo quando arrivo sulla finish line.
Allora, eccoci qua dalla Maratona di Milano. Come avevo previsto, farà caldo, ci sono già 14-15 gradi e si sta bene a manica corta, si arriverà sui 18-19 gradi, quindi è una maratona molto calda, toccherà bere moltissimo a tutte le stazioni di servizio, quindi siamo a 8 minuti dalla partenza. Ci siamo ragazzi, vai, nuova avventura, Maratona di Milano. 10.200 volte, grazie! Stay fly, hustle through the sky, moving through clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, Calma, calma adesso. reflect dreams, mirrored ambition, chasing glory in the chaos, no Ed eccomi qua, grazie Ele per le riprese. navigating life, playing like a part. Bene, siamo già al secondo chilometro, ne mancano solo 40. Sto ottenendo il mio ritmo, 5:15 spaccate, poi dopo il secondo ristoro aumento. Salita a Porta Venezia. Corso Como. Quasi 5 km. Ristoro del sesto chilometro fatto. Dai. 35 minuti, primo gelo. Ottavo chilometro, ho un po' accelerato, adesso rallento un po'. Ristoro del chilometro 10 appena fatto, mantengo una buona media per ora, non vorrei pagarla alla fine ma mi sento abbastanza bene. Siamo all'11° chilometro, siamo a piazza Cadorna, tutto bene, forse sto andando un po' forte, ma chilometro 13, staffette. Al 12° chilometro, passato da poco, ho preso il gel, siamo 17 km e mezzo, pericolosissimo sottopasso con discesa e salita, spezza gambe, recuperiamo un po' in discesa così gestisco poi la salita meglio. Chilometro 18 e mezzo, tifo finito, siamo sulla Gallaratese credo, in fondo si vedono le Alpi, qua inizia la gara. Bene ragazzi, siamo alla mezza, passaggio a 1:47. Siamo a San Siro, chilometro 22,5. Andatura sempre la stessa, non voglio ancora accelerare, forse qualche secondo. Ragazzi, prima maratona, sì, anch'io, bocca al lupo.
Allora, qui. 29 e qualcosa, dolori dappertutto, ma tutto ancora sopportabile. Ragazzi, vento immancabile anche in gara, 32,5. Siamo al ristoro del 32. Marco. Eccomi qua. Marco, grande! Allora, come stai? Eccolo Come qua. stai andando? Grazie mille. Come stai andando? Bene. Benissimo, Grazie. dai, ce l'ho, è fatta. Dai che ci sei. Dai, Oh, mi ha fatto dai. gran piacere. Anche a me. Grazie. Bocca al lupo. Ciao. Ristoro al chilometro 35 fatto. Siamo in orario, ultimi 7. Ovviamente dolori ovunque, ma provo a fare un po' meglio. Chilometro 37. Da questo momento questa è la corsa più lunga della mia vita. Ultimo chilometro, dai. Dai che ci siamo. E 37. È spettacolo. Non ti puoi fermare qua. No, c'è anche Silvio. Bravo. 3 ore e 37, sotto la 3:40. Che vi dico? Allora, c'è stato vento contro, come negli allenamenti, quindi ero preparato. E non mi aspettavo, cioè 3:37 era una via di mezzo tra il Garmin e quello che avevo in testa io, quindi 7 minuti in più rispetto al Garmin e 7 minuti in meno rispetto a quello che pensavo io. Comunque, medaglia conquistata. Una cosa molto semplice voglio dire, io sono quello che non avrebbe più potuto correre nella sua vita, che non dovevo correre. Ecco qua, che è 42 km. Allora ragazzi, come vi avevo detto, io ho con me un messaggio per tutti, che è questo. Continua a provarci. Trova la tua strada e non fermarti mai. Questo è un messaggio che a me è servito molto, perché se mi fossi fermato, se non avessi continuato a provarci fino ad oggi, forse oggi non sarei in grado di correre, o forse sarei anche giovane, forse avrei una protesi. Tutti questi forse li ho cancellati continuando a provarci, ce l'ho messa tutta, ce la potete fare anche voi. Porta. L'altro messaggio è non fermarti al traguardo. C'è Silvio, ciao Silvio. E mo come si spenge? Basta che fai così, guarda. Mi raccomando, seguite Silvio Lorenzi su Radio 24 Personal Best, domande e risposte e curiosità dal mondo del running, vi metto il link in descrizione. Allora, volevo aggiungere anche un'altra cosa, volevo dare un messaggio anche a tutte quelle persone, medici e non medici, che mi hanno caldamente sconsigliato di fare sport, a volte anche in maniera molto categorica, che mi dicevano la corsa no, la bici no, il triathlon no, l'arrampicata no, il nuoto soltanto se stai attento a... Volevo dire niente, no? Allora non ci dire, ci devo dire, no, io sono portato allora siccome non mi potete fare niente, sapete che vi dico, che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.